e aspetta, fammela rifare, tocca che me la metto un attimo. Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video, siamo a Mondolfo, giusto? Sì. Siamo qui con Davide. Piacere a tutti ragazzi, grazie a Mario per essere venuto a farmi questa visita, a conoscermi. Lui è un modder, però non è un modder come abbiamo visto settimana scorsa di console, ma è un modder di PC. Cos'è il modding PC? Spiegacelo in breve. Modder è una parola grande, diciamo. Ho esagerato? Sto provando a fare il modder. Il modding è quella disciplina o quell'insieme delle discipline con cui un artista, perché io definisco un artista, modifica il lato estetico e tutto l'insieme del suo computer al fine di creare una personalizzazione. Un po' come era anni fa il tuning nelle auto, diciamo. Come dicevo, questa disciplina raccoglie in sé tante altre discipline, che possono essere la costruzione dei cavi, che si chiama sleeving, può esserci dentro la stampante 3D, il taglio laser, la fresatrice CNC e tanti vari macchinari, procedimenti, tecnologie e hobby che il modder usa per finalizzare il suo lavoro e del quale parleremo in breve. Faremo una piccola introduzione a questo mondo, spiegheremo un po' quali sono i macchinari, quali sono le tecnologie, quali sono i metodi che usano i modder per modificare il loro computer. E a te questa mania di modding, no? Perché chiamiamola anche mania, perché a un certo punto... Assolutamente. Come ti è venuta? Allora, io sono nato giocatore di PC dalla più tenera età. Ho iniziato nei primi anni 90, io ho 31 anni. Già dai primi anni 90, durante l'asilo elementare, avevo il mio piccolo computer. Ho iniziato con gli scarti degli scarti degli scarti, perché come sappiamo tutti, nei primi anni 90 il computer non era una cosa comune dentro le case come al giorno d'oggi, e io ho iniziato con il mio piccolo, quindi primissimo computer con i floppy, DOS, poi passare a Windows 3.1, per poi passare a Pentium 2, Windows 95, le prime collezioni di giochi, forse qualche appassionato si ricorda dei vecchi Twilight, sì, eccetera. Ho iniziato lì. Chiama le collezioni, se esatto, poi nel 98 siamo passati magari a qualcosina di più carino, potevano esserci i primi Tomb Raider, Pentium 3, il primo Half-Life, Final Fantasy 8, giochi diciamo che iniziavano ad avere un certo corpo. Poi ho fatto qualche anno di pausa, nel quale purtroppo sono passato al lato console. No, non mi dire così. Sono passato al lato console, ho fatto qualche anno di PlayStation 2, come penso chiunque, per poi riprendere la passione per il PC intorno al 2006. Ho giocato tanti anni ai vari MMORPG, per poi passare intorno al 2010-2011, cambiare totalmente genere e ritornare alla mia passione principale. Il primo amore, parlando di videogiochi, quindi degli FPS. Quindi ho iniziato a giocare molto a Battlefield, ai vari COD, Counter Strike, e tutti quelli che mi vengono in mente. Qualsiasi gioco in cui vedete una pistola in primo piano, l'ho giocato e a me piace, 99 volte su 100. E proprio in quel periodo, quindi parliamo di 2010-2011, periodo che per me era il periodo universitario, ho iniziato ad ampliare questa passione per il PC. Ampliarla in che modo? Ho iniziato a costruirmi i miei primi computer, ho iniziato a informarmi, a capire, a studiare cos'è un assemblaggio di un computer, un impianto a liquido, l'overclock, tutte quelle varie piccole grandi discipline che ci sono all'interno di questo mondo. E iniziando a conoscerlo meglio mi sono imbattuto nel modding. La prima volta che mi sono imbattuto nel modding penso che era il 2012-2013 a Lucca Comics, nel quale ho visto i lavori di uno dei modder più famosi italiani, che è Daniel Bolognesi, in arte Twisted Mod, e da lì diciamo che è nata questa scintilla. Poi ho provato a svilupparla in singolo, quindi solo con le mie forze. Diciamo che questo non
ci riuscivo, come posso dire, per me era una cosa abbastanza difficile da sviluppare. E nel 2018 mi è venuto in mente, avendo questo spazio, mi è venuto in mente di costruire questo laboratorio e cercare di trovare altre persone con le mie passioni, delle passioni simili, per aiutarci tutti insieme a sviluppare dei progetti. E dal 2018 è nato 37 Modding Lab, che diciamo è questa piccola stanza nel quale io insieme ad altri ragazzi proviamo a rendere reali le nostre idee. Vuoi lanciare l'appello, che so che cerchi collaboratori? Sì, io sto cercando delle persone a cui interessi entrare in questo mondo, ma come ripetevo prima, il modding è una disciplina che in sé raccoglie tantissime discipline, quindi anche chi è interessato al mondo dei makers, stampa 3D, del fare da sé, diciamo, del do it yourself, eccetera. Come vedremo ho tantissimi macchinari, abbiamo tantissime esperienze, tantissime possibilità che magari molti ragazzi appassionati purtroppo non hanno, diciamo, avrebbero la possibilità di realizzare, di finalizzare i loro progetti. Bene, adesso facciamo un tour, ti va? Sì. Bene ragazzi, possiamo iniziare dalla parte che è lo sviluppo dell'idea. Lo sviluppo dell'idea parte spesso e volentieri da un disegno tridimensionale. Noi tutti i progetti che facciamo e realizziamo li facciamo tramite disegno tridimensionale, tramite vari programmi, molti gratis, molti a pagamento, diciamo, del portare le nostre idee in realtà. Come potete vedere iniziamo a disegnare tutti i componenti che formano il nostro lavoro, assemblarli e iniziare a vedere le varie problematiche. Possiamo iniziare a vedere come sviluppare i pezzi customizzati, quindi pezzi che non esistono sul mercato ma che facciamo direttamente noi in laboratorio, avere un'idea di come potrebbe essere il progetto finito. Come vediamo, questi programmi si interfacciano con tutti i macchinari, quindi stampante 3D, macchina CNC, taglio laser e tutto quello che vi può venire in mente che funziona con un sistema di controllo numerico. Vengono generati i percorsi, i codici e portiamo il lavoro da l'ipotetico al reale. Una delle macchine più ambite dal modder è il pantografo CNC. Il pantografo CNC è una macchina che lavora sfruttando l'asportazione di trucciolo, quindi lavora con delle punte i quali incidono il materiale e riproducono le forme che abbiamo disegnato precedentemente nel disegno tridimensionale. Come vediamo, possiamo portare una cosa dalla teoria alla realtà. La macchina CNC è in grado di lavorare molti materiali, il legno, le plastiche e le leghe leggere, come potrebbero essere l'alluminio, ma quelli che usiamo noi a livello di modding non sono in grado, anzi più che non sono in grado, non sono idonei per lavorare metalli duri come potrebbero essere gli acciai e i metalli in generale. La macchina CNC, come ripetevo, ha delle grandissime potenzialità, può fare tantissimi tipi di lavorazione, come potrebbero essere filetti, smussi, scavi, tagli, incisioni, eccetera eccetera eccetera. E per questo, come ripetevo prima, è una macchina molto ambita. Purtroppo è anche una macchina molto costosa e difficile da usare, inoltre è anche pericolosa, quindi ovviamente un modder deve avere le competenze e le conoscenze per usarla. Un altro macchinario molto ambito dai modders è la macchina taglio laser. Di macchina taglio laser ce ne sono tantissimi tipi, di tantissime dimensioni e tantissime potenze. Principalmente le macchine che si usano in ambito di modding servono a tagliare materiali plastici. Per tagliare materiali plastici un taglio laser può avere da 40 a 120 watt. I laser che hanno queste potenze sfruttano la tecnologia a CO2, creando un fascio e tagliando i materiali. Il laser può tagliare il legno, quasi tutte le plastiche. Attenzione, molte plastiche non sono laserabili perché durante il taglio si formano dei gas altamente nocivi, quindi stiamo attenti a chi voglia iniziare a provare a fare cose del genere. La laser è una macchina, a differenza del taglio CNC, è una macchina molto più semplice da usare, ha molte meno parti, parametri e difficoltà e quindi sicuramente può essere una macchina più facile da usare per chi vuole avventurarsi in questo ambiente e soprattutto anche leggermente più economica rispetto alla CNC. Tutti i maggiori modder italiani usano una macchina del genere per fare i loro lavori.
Un altro macchinario che potrebbe essere usato nell'ambiente modding è la stampante 3D. Come vedete, la stampante 3D può creare oggetti di forme stranissime e fra le più disparate. Il problema della stampante 3D, a mio avviso, è che può essere un aiuto nel modding, ma per usarla singolarmente per creare pezzi come piastre, supporti, eccetera, spesso può essere limitante, anche perché le stampanti 3D più comuni hanno una superficie di stampa piccola e andare a lavorare su un case grande diventerebbe un grosso problema. Le stampanti 3D, sicuramente molti ragazzi a cui piace il mondo del fare dei maker ne hanno già una a casa, quindi chi oltre alla passione del maker vorrebbe intraprendere la passione del modding avrebbe già un macchinario a disposizione. Il problema, come dicevo, è che abbiamo dei limiti e resta tutto al fatto della professionalità, della creatività del modder a riuscire a portare questa tecnologia all'interno dei suoi progetti. Abbiamo parlato di macchinari molto costosi, molto complicati, molto, e quindi facciamo un piccolo passo indietro e parliamo di chi vuole provare ad avventurarsi in questo mondo, di chi vuole provare a fare qualcosina di semplice, di non complicato, non ha le possibilità di spendere migliaia e migliaia di euro in macchinari decisamente fuori dalla loro portata. Parliamo di quello che potremmo avere tutti dentro casa, nel garage di nostro padre, di nostro nonno, o magari che possiamo comprare con, diciamo, un budget ridotto. Sicuramente una delle macchine più interessanti da comprare è il traforo. Il traforo è una macchina che ci permette di tagliare materiali dolci, quindi parliamo di plastica, parliamo di legno, eccetera, in maniera molto semplice. Come ripeto, è una macchina che non costa tantissimo e conosco molti modder che sono diventati famosi a livello italiano e internazionale che hanno iniziato a fare i primi lavori con una macchina del genere, semplicemente disegnando quello che volevano tagliare sopra un pannello di plexiglass, di legno o di altri materiali per poi andarlo a tagliare con una macchina del genere. Altri utensili che possono servire in questo mondo sono assolutamente il Dremel, che ci può permettere di tagliare, come dicevo prima, con il traforo, o tagliare anche parti più dure se abbiamo bisogno di fare delle piccole modifiche in un case, se abbiamo bisogno di forare, di allargare dei buchi, eccetera eccetera eccetera. Il Dremel sicuramente è uno strumento che al modder fa veramente molto comodo. Stessa cosa il trapano a batteria, ovviamente molte persone ne avranno uno in casa e questo strumento ci può aiutare in tantissime situazioni, come creare nuovi fori sul case per attaccare nuove paratie, nuovi pezzi di impianto a liquido, eccetera eccetera eccetera. Un altro strumento essenziale per il modder è il forno industriale. Il forno industriale serve a tantissime cose, principalmente serve per piegare i tubi dell'impianto a liquido, può servire anche per piegare dei pannelli di plastica per chi non ha altre possibilità e magari creare delle cover, dei copri alimentatore, eccetera eccetera eccetera. E tutti questi strumenti da banco comunque possono essere una solidissima base per iniziare a fare dei lavori semplici alla portata di chiunque. Come dicevo prima, la macchina laser è una macchina molto semplice da usare. I parametri da impostare e il tipo di lavoro che andiamo a fare a livello di computer è quasi quello che si va a fare quando si assegnano i layer a una stampante. Quindi noi prendiamo il nostro disegno, le assegniamo potenza e velocità in base al tipo di materiale, allo spessore, mandiamo il disegno in macchina, il disegno viene acquisito dalla macchina, regoliamo il laser in base alla nostra piastra, vediamo se il disegno sta nel nostro pezzo da tagliare, chiudiamo e facciamo partire.
Come vi dicevo, una laser è una macchina che lavora molto velocemente, siamo riusciti a fare un pezzo finito in solo 2 minuti e 20 secondi. Come laboratorio stiamo puntando tanto alla creazione di questi manufatti. Questi manufatti si chiamano distroplate. Cosa servono le distroplate? Le distroplate servono per reindirizzare il corso del liquido all'interno di un raffreddamento liquido di un computer. Questi manufatti si trovano spesso nel mercato già costruiti, già pronti all'uso. Non sempre sono disponibili magari per il nostro case preferito o per la situazione che abbiamo noi. Però in quel caso il modder se li deve progettare e costruire da solo. E noi, principalmente come laboratorio, ci stiamo specializzando proprio in questo, nella creazione di queste distroplate. Questo è un modellino, diciamo, è stata una delle nostre prime realizzate. Ha una pompa di 5 per la distribuzione del liquido, ha le dimensioni di una ventola da 140 e potrebbe essere attaccata in qualsiasi posto dove è attaccata una ventola da 140. Bene ragazzi, siamo alla fine di questo piccolo tour. Io voglio ringraziare Mario di Lego Droid per essere passato qui da me a conoscermi. Voglio dare un piccolo messaggio a chi vorrebbe provare ad entrare in questo mondo, e cioè: se iniziate, provateci, se sbagliate, capita a tutti. Prima di riuscire a fare qualcosa di bello si sbaglia, quindi non perdetevi d'animo. Come avete visto, con poca energia, con la macchina laser siamo riusciti a fare qualcosa, un lavoro che chiunque potrebbe fare con una macchina semplice come un traforino. Dipende tutto da voi. Impegnatevi, provateci, sbagliate, sicuramente alla fine qualcosa di carino verrà fuori. Vi ringrazio e spero di poterci vedere prossimamente, magari con altri progetti o insomma sperando di continuare questo hobby del modding, magari di vederci fra qualche anno o qualche fiera o qualche evento. Ok ragazzi, con Davide vi salutiamo, vi lascio in descrizione il link dove contattarlo, esatto. Se avete voglia. Potete contattarmi tranquillamente sulla mia pagina Facebook 37 Modding Club, e se avete domande, vi piacerebbe entrare, come si dice, entrare in argomento, parlare del più del meno di quanto riguarda il mondo del modding, sono a completa disposizione. Enjoy!